Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, prima domenica del 2026 e prime news della settimana. Buon anno a tutti innanzitutto, grazie a tutti coloro che hanno speso 5 secondi del loro tempo per farmi gli auguri sia a Natale che a Capodanno. Spero che siate tutti bene e quindi baci, abbracci, carezze, strette di mano, ma bisogna correre in questo video perché c'è tanto di cui parlare, quindi se vi va mettete mi piace al video e cominciamo ad entrare nel vivo di quelle che sono le prime news della settimana di quest'anno. E siccome voglio cambiare, quest'anno cominciamo con InArt, almeno per questo episodio. InArt che sta facendo un po' parlare di sé nell'ultimo periodo, cercherò di essere breve, volevo fare un video dedicato a questa vicenda, ma anzi fatemi sapere se volete un video dedicato oppure se la finiamo qui. Sta avendo un atteggiamento un pochino paraculo nell'ultimo periodo, vi dico la verità. Primo fra tutti il cambio del nome un'altra volta, sì, per quanto riguarda le figures in scala 1 a 12, anche se ora non è più il caso di chiamarli in questo modo dopo la vicenda Batman Origins, anche se ragazzi, ve lo ricordo, InArt ha annunciato di aver intrapreso il percorso per cambiare completamente la figure e renderla comunque in scala 1 a 12, ma visti i precedenti, secondo me, ha deciso nuovamente di cambiare il nome al brand. Prima si chiamavano Morphing, poi InArt 1.12 e adesso InArt Action, e lo fa con questo comunicato che potete vedere tranquillamente sulla pagina Facebook di InArt stessa, in cui sostanzialmente dicono di voler cambiare il nome appunto da InArt 1 a 12 a InArt Action. Questa è una mossa che io reputo essere un pochino paracula, per quanto è legittima in tutti i sensi, perché secondo me dopo le vicende del Batman, le polemiche che ci sono state e quant'altro, abbiamo già visto qualche altro pezzo di InArt che non è propriamente in scala, come per esempio mi viene da pensare la tigre di Wukong, che in realtà sarebbe molto più grande di quello che abbiamo visto in confronto con Wukong stesso, in cui è leggermente più grande, ma dovrebbe esserlo molto di più, e quindi secondo me è una mossa questa di cambiare il nome, un pochino per pararsi il culo per quelli che saranno i progetti futuri, perché secondo me appunto non potranno essere tutti propriamente in scala 1 a 12, ma in una scala che potrà variare dalla 1-10 a X. Quindi ok, ci sta, però ragazzi cerchiamo di entrare in quest'ottica appunto che la scala per quanto riguarda i prodotti InArt, così credo, questa è una mia ipotesi e mi sono molto curioso di sapere anche la vostra, non saranno comunque tutti in scala 1 a 12, quindi per le prossime collezioni, per le vostre collezioni, vedete un po' insomma il da farsi anche in base a queste considerazioni. Sempre per quanto riguarda InArt, scusate, c'è da parlare di quello che è successo ultimamente per quanto riguarda The Terminator. Tantissima confusione per questo The Terminator, che è stata causata da InArt stessa, perché tutti eravamo strafelici del preordine, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, sulla qualità della doll c'è veramente pochissimo da dire e se volete recuperate le vecchie news in cui do le mie considerazioni, però comunque una doll da prendere per quanto mi riguarda, ma eravamo tutti contenti e felici di avere un body con relativo giubbotto in pelle, vestiario e quant'altro e 2 teste intercambiabili tra la Battle Damage e la Clean, che poi in realtà Clean proprio non è. Diventa Clean nel momento in cui andiamo a mettere gli occhiali da sole, perché altrimenti comunque è una slightly damaged, come la definisce InArt, quindi un po' danneggiata, perché ovviamente c'è l'occhio sinistro che è quello un po' danneggiato. Per quanto riguarda il resto degli accessori, solite armi, mani intercambiabili, abbiamo anche il doppio giubbotto, quindi l'altro giubbotto danneggiato ovviamente, soprattutto sulla parte posteriore, e la maglia insanguinata. InArt ha fatto una live con una ragazza che tra l'altro secondo me l'hanno presa un po' così e le hanno fatto fare la live soltanto perché si trattava di una ragazza carina e ci sono stati un po' di fraintendimenti in cui hanno cominciato a dire praticamente che ci sono all'interno di quel prezzo, che poi andremo a vedere all'incirca 400 e qualcosa dollari, ci sono in realtà 2 doll, quindi una doll completamente battle damage e un'altra slightly damaged. E questo ha suscitato grande confusione sia tra chi era presente in live
sia poi per chi ha recuperato la live, per chi è stato ovviamente anche sui social e quant'altro. Ma ragazzi, è stato ripetuto più volte, sia nel corso della live che in altri contesti, che quindi questo sarà un double pack, anche se ad oggi, 3 di gennaio del 2026, giorno in cui sto registrando ovviamente, il sito non è stato ancora cambiato, perché si parla ancora, come vedete, di un body articolato. Il resto rimane tutto invariato. Ma, lo ripeto, in live è stato fortemente confermato che ci saranno 2 podi completi, con 2 teste slightly damaged e full damage, una basetta intercambiabile con un supporto e per il resto tutto quello che vedete. La cosa strana è stata che sono stati dati invece per incerti i pantaloni e gli stivali battle damage, quindi non so a che cosa potrebbe servire il secondo body se non è completamente vestito, ma credo che queste cose ovviamente le do per scontate, quindi molto probabilmente sarà un double pack in tutto e per tutto, ad un prezzo invidiabilissimo, perché praticamente poi lo vedremo anche sul Colosso dei Nerd, 430 euro per 2 doll, quindi avremo Determinator sia Battle Damage che non, che clean, sono un prezzo stracciato, ragazzi. Secondo me è una cosa che non avevano pensato dall'inizio, ma viste le gaffe che hanno fatto in live, poi hanno deciso di metterci una pezza in questo modo, regalando, tra virgolette, un secondo body. Qui potremmo parlarne all'infinito, ragazzi, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, ma attenzione, perché fino a quando non cambierà il sito e non ci sarà oppure non ci sarà un comunicato ufficiale scritto, magari anche tramite social, ragazzi, fate massima attenzione, perché se la vostra intenzione è di preordinarlo a prescindere, sia che sia un double pack che una sola doll, ben venga. Se invece voi lo preordinerete soltanto per il double pack, attenzione, magari aspettate un attimo che ci sia una notizia definitiva da parte di NART. Spostiamoci adesso su Hot Toys per rimanere sempre in ambito 1-6, con un po' di notizie flash, tra cui la modifica di Stitch, che ovviamente deve ancora essere rilasciato ufficialmente, e è stato modificato un pochino nell'espressione e nelle orecchie, che adesso possono essere ruotate di 180 gradi, modifiche che sinceramente apprezzo, e anche se non è stato ancora rilasciato, quindi a volte Hot Toys ascolta e non fa le modifiche proprio in prossimità dell'uscita, almeno spero. Poi è stato annunciato un nuovo Iron Man, so che lo stavate aspettando con grande fervore, stavolta i colori sono rame e oro, quindi non fatevelo scappare, ma parleremo poi più tardi ovviamente anche degli annunci, quelli veri e propri, ed è stato rilasciato finalmente Savage Opress da The Clone Wars per quanto riguarda Star Wars, uno dei pezzi che stavo aspettando e che spero arrivi presto anche nella mia casetta. Per quanto riguarda gli annunci, ragazzi, finalmente un Indiana Jones 2.0, un Indiana Jones, chiamiamolo Indiana Jones e basta, 2.0, 3.0, lasciamo perdere. Purtroppo non dai Predatori dell'Arca Perduta, ma dal secondo film, quindi Il Tempio Maledetto. Una doll che a me sinceramente piace tantissimo, non sono andato a fare la punta al cazzo come al solito, a vedere il singolo millimetro, centimetro di ogni cosa, non è da me, queste sono cose che di solito faccio semmai in fase di unboxing e di recensione. Sarà disponibile in 2 versioni, quindi una versione standard e una versione deluxe. È una versione un pochino, diciamo, chiamiamola battle damage, e purtroppo non c'è la giacca iconica di Indiana Jones, peccato, perché secondo me avrebbero potuto aggiungerla per una esposizione, una variante ancora più iconica, però va bene lo stesso, per quanto mi riguarda almeno un bellissimo Indiana Jones. Sicuramente ci sarà qualche customer che farà la giacca e quindi si potrà recuperare purtroppo in un secondo momento, però secondo me un gran bel pezzo di cui si sentiva la mancanza di un bel indie giovane, anche se quello dei Predatori dell'Arca Perduta secondo me sarebbe stato un tantino meglio. Versione deluxe che si distingue dalla versione standard per la presenza di questa base diorama che trovo spettacolare, con la possibilità di esporla sia dalla parte del teschio che dall'altra, e un head sculpt di
tutto punto, credo che abbiano in un certo senso modificato quello di Han Solo su cui stanno lavorando, quello di episodio 6, se non mi ricordo male, nel caso correggetemi ragazzi perché potrei anche confondermi, e il body è completamente in silicone, quindi seamless, quindi volendo potete sfoggiare il fisicaccio di Indy andandogli a togliere la camicia e tutto il resto. Questo per me è un ottimo pezzo, poi ovviamente ci sarà chi deve stare lì a fare la punta al cazzo, però fatemi sapere che cosa ne pensate, perché a me piace molto primo, secondo trimestre del 2027 per quanto riguarda l'uscita. Veniamo adesso al secondo annuncio, quello che ovviamente ha fatto discutere di più, che è quello di Spider-Man, tratto dallo Spider-Man di Sam Raimi, quindi il primo. Questa volta un battle damage, in cui Hot Toys cerca in tutti i modi, no, non penso che sia quello il suo obiettivo, anche perché secondo me perde su molti fronti, cerca di contrastare il custom che gira ormai da un po' di tempo, tutti lo conoscerete. Davvero un ottimo pezzo. Quindi questo Spider-Man danneggiato che purtroppo non è proprio come ci si poteva aspettare. È un bel pezzo come primo impatto, anche a me è piaciuto molto, se non mi soffermo sui vari dettagli, questa base diorama di tutto punto, molto figa, con il casco di Goblin, che dovrebbe essere magnetico, non so se è una mano attaccata sul casco, ma credo di no, credo sia magnetico, base diorama figa e tutto il resto. Il problema è che ci sono diversi piccoli, grandi problemi che non rendono questo Spider-Man purtroppo all'altezza del custom, a partire dalla forma degli occhi, di cui abbiamo parlato in svariate altre occasioni. Il costume di Spidey è sempre lo stesso, quindi non è full tessuto, c'è sempre quella maledetta riga, vediamo se riesco a farvela vedere meglio, sul collo, per il fatto che comunque devono essere intercambiate le due teste disponibili, sia questa battle damage che quella con la maschera completa, e quindi c'è questa linea che in questo caso invece sarebbe potuta essere ovviamente rimossa, perché trattandosi di due teste mascherate avrebbero potuto fare una cosa simile agli Spider-Man del videogioco, quindi rimuovere quella linea bruttissima che secondo me va a rovinare tantissimo gli Spider-Man. Comunque, non sono azzeccatissimi nemmeno i colori, non è azzeccatissimo nemmeno il logo, e insomma ci sono diverse cose, le proporzioni della testa e quant'altro, e quindi ragazzi, che dire, le mani sono in plastica, insomma ci sono diverse cosette che non lo rendono ovviamente uno Spider-Man perfetto, almeno da quello che si vede in questo momento. Poi secondo me le cose vanno giudicate sempre al momento della release. C'è questa vulva fastidiosissima qui al centro della testa di Spidey, purtroppo non è secondo me un pezzo all'altezza e non al momento. Spero che Hot Toys ci metta le mani, perché sono tante le critiche che spero che riceverà, perché è giusto che quando un pezzo vada criticato affinché si spera cambi qualcosa. I capelli in vista tra l'altro mi sembrano siano innestati, questa piccola parte. Insomma ragazzi, veramente ci sarebbe tantissimo da dire, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, parliamone qui sotto nei commenti in tutta tranquillità, perché qui nessuno deve parteggiare per nessuno, io non sono l'esperto di nulla assolutamente, sono un appassionato quanto voi o meno di voi, e quindi due chiacchiere da bar come al solito, senza insultare o fare cose del genere. Come al solito per la parte finale del video andiamo sul ilcolossoDeiNerd.com per vedere quelle che sono le ultime novità. Finalmente sono finite le vacanze, quindi si riparte con i preordini incessanti. E troviamo tra l'altro appunto proprio il Terminator di T800 di InArt a 439 per, ripeto, double pack da confermare, ragazzi, però che dire, una roba straconveniente che vi consiglio di preordinare per avere il Terminator di InArt, che secondo me va preso. E Big Dog con il suo Terrifier, altra doll molto carina, al prezzo di 185 euro, anche qui se siete appassionati del film e del personaggio non potete farvelo scappare. Poi vari altri
gadget, diciamo statue tratte da Berserk, che sto adorando, già ve l'ho detto la scorsa settimana, ma ve lo dirò ogni volta che si parlerà di Berserk, perché lo sto amando veramente tanto. E anche qui, ragazzi, fateci un pensiero, ilcolossodinerd.com, e andate a fare le vostre compere, ragazzi. Detto questo, io vi saluto. Questa settimana credo di essere arrivato un pochino lungo, ma c'era tanto di cui parlare, tante cosette interessanti, tante paraculate un po' da parte di Nart e Hot Toys. Non mi piace parlare in questo modo di determinate aziende perché amo i loro prodotti, però quando ce l'ho per essere il più oggettivi possibile, ragazzi. Quindi vi aspetto qui sotto nei commenti, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, ci vediamo alla prossima con le news e piano piano, ragazzi, sto cercando di rimettermi in moto per proporvi anche qualche unboxing appena mi arriva qualcosa, ovviamente lo saprete. Ancora buona domenica, ancora buon anno, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.